Ciao a tutti gli esploratori urbani là fuori. Sono entusiasta di accompagnarvi in un'avventura attraverso le vette dell'architettura moderna. Oggi ci immergeremo in un viaggio mozzafiato attraverso le 10 torri più alte e spettacolari del pianeta, esplorando da New York a Dubai, da Shanghai a Kuala Lumpur, le maestose silhouette che sfidano il cielo. Al secondo posto, troveremo un nuovo grattacielo inaugurato solo nel 2023, sconvolgendo tutte le classifiche. Daremo uno sguardo anche ai progetti di nuovi edifici che un giorno potrebbero superare il Re dei Cieli. Restate incollati al video fino alla fine. Iniziamo. Partiamo dalla Cina, che vanta la presenza di ben 5 dei 10 grattacieli più alti al mondo. Al 10° posto della nostra classifica troviamo il CITIC Tower, noto anche come China Zone, poiché il suo design richiama le forme di un vaso in bronzo e ceramica. Questo imponente edificio, completato nel 2018, si erge a Pechino, dominando l'orizzonte della città con i suoi 527 metri di altezza e 109 piani. Il progetto è stato curato dallo studio con Pedersen Fox Associates, specializzato nella progettazione di grattacieli e riconoscibile per la firma su ben 5 degli 11 edifici più alti del mondo. Restiamo in Cina. Al 9° posto troviamo il centro finanziario CTF di Guangzhou, conosciuto anche come Torre Est per distinguerlo da un grattacielo nelle vicinanze. Completato nel 2016, questo imponente edificio si erge con i suoi 530 metri di altezza e 111 piani, oltre a 5 piani interrati. Gli architetti hanno progettato una struttura solida che nel suo sviluppo verticale varia leggermente la geometria per adattarsi alle diverse funzioni ospitate, tra cui un centro commerciale, uffici, appartamenti e un albergo. Ancora in Cina, troviamo l'8ª posizione, precisamente a Tianjin, conosciuta anche come Tianjin, da cui appunto prende il nome il grattacielo Tianjin CTF Finance Center. Con i suoi 530 metri d'altezza, questo edificio conta soltanto 97 piani che ospitano uffici di classe A, 300 appartamenti di lusso e un hotel Rosewood a 5 stelle con 350 camere. La forma aerodinamica dell'edificio è stata progettata per ridurre notevolmente la perdita di vortici, confondendo il vento e interrompendo la possibilità di eventuali forze del vento e carichi in risonanza sulla struttura. Per la 7ª posizione, ci spostiamo in America, dove troviamo l'One World Trade Center, comunemente chiamato anche Freedom Tower, Torre della Libertà. Questo edificio è il nucleo centrale del nuovo World Trade Center di New York, situato vicino al luogo in cui sorgevano le Torri Gemelle. L'altezza dell'edificio è di 541,32 metri, pari a 1776 piedi, un numero scelto per rappresentare l'anno della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. La costruzione del grattacielo è iniziata ufficialmente il 27 aprile 2006 con la posa della prima pietra e si è conclusa il 30 giugno 2013 con la collocazione dell'antenna alta 100 metri. L'edificio comprende 104 piani, di cui 69 destinati a uffici e ristoranti, mentre i piani 100, 101 e 102 ospitano un osservatorio chiamato One World Observatory. Andiamo in Corea del Sud, nella sua capitale Seoul, per trovare la Lotte World Tower, posizionata al 6° posto della classifica. Questo imponente edificio si erge a 555 metri di altezza, composto da 123 piani fuori terra e 6 interrati, accessibili attraverso 58 ascensori. Il suo interno offre una varietà di servizi tra cui uffici, negozi, un hotel di lusso con 260 camere, un osservatorio panoramico e numerosi bar. L'edificio mira a ottenere la certificazione LEED Gold grazie all'implementazione di criteri sostenibili, tra cui l'uso di pannelli fotovoltaici, turbine eoliche, sistemi di raccolta delle acque piovane e sistemi di oscuramento passivo delle vetrate. Torniamo in Cina per la 5ª posizione, precisamente a Shenzhen, dove si erge l'imponente Ping An Finance Center con i suoi 599 metri di altezza. Nel progetto iniziale era prevista la costruzione di una guglia che avrebbe portato l'altezza complessiva a 660 metri, tuttavia, a causa di restrizioni legate al vicino aeroporto di Shenzhen, la guglia non fu realizzata. L'edificio offre viste mozzafiato da numerosi ponti di osservazione situati a diverse altezze lungo la sua struttura. Nei suoi 115 piani, ospita uffici, un hotel e un centro commerciale, fornendo un totale di 80 ascensori e 1174 posti auto. La costruzione è iniziata nel 2010 e si è conclusa nel 2017. Ora ci spostiamo in Arabia Saudita per raggiungere il 4° posto con l'Al Bayt Abrail Towers, conosciuto anche come Mecca Royal Hotel Clock Tower, un complesso edilizio imponente situato a Mecca, alto ben 640 metri.
Questo complesso detiene diversi record mondiali, tra cui l'albergo più alto del mondo, la torre con orologio più alta al mondo e il più grande orologio da facciata esistente, posto a pochi metri dalla Masjid al-Haram, la più grande moschea al mondo, e dalla Kaaba, il luogo più sacro dell'Islam. Questo complesso si estende su una superficie utile di 1.500.000 metri quadri, diventando così la struttura più grande del mondo. Dotato di 2 eliporti, un ampio centro commerciale e un garage capace di accogliere circa 1.000 automobili, si stima che il complesso possa offrire alloggio a ben 100.000 persone. Il costo complessivo della struttura è stimato in circa 15 miliardi di dollari. Torniamo per la quinta e ultima volta in Cina per assegnare il terzo posto, precisamente a Shanghai, dove tra i molteplici grattacieli emerge la Shanghai Tower. Alta 630 metri, questa torre possiede 128 piani con una superficie di 380.000 metri quadrati ed è il grattacielo più alto della Cina. Condivide il record, insieme al Ping An Finance Center, di possedere il ponte di osservazione più alto del mondo all'interno di un edificio o struttura, a 606 metri d'altezza, e detiene anche il primato degli ascensori più veloci del mondo, con una velocità massima di 20,5 metri al secondo, i 74 km/h. La zona presenta un terreno sabbioso a causa del delta del fiume Azzurro che si trova nelle vicinanze. Inoltre, tifoni e terremoti sono piuttosto comuni. Per mitigare questi problemi, la torre è stata costruita con il supporto di travi in calcestruzzo lunghe 70 metri. Inoltre, come molti altri grattacieli di recente costruzione, anche la Shanghai Tower presenta un nucleo spesso in calcestruzzo invece di una struttura basata su semplici travi d'acciaio. Il secondo posto ha recentemente rivoluzionato tutte le classifiche, in quanto inaugurato nel 2023 in Malesia, a Kuala Lumpur. Si tratta della Merdeka 118, il cui numero indica i piani abitabili, raggiungendo l'altezza di 678,90 metri. Il termine a Merdeka significa Giorno dell'Indipendenza, commemorando l'indipendenza del paese. La torre Merdeka 118 si estende su una superficie di 287.000 metri quadrati, comprendendo 158.000 metri quadrati di spazio netto affittabile per uffici di prima categoria. Gli ultimi 17 piani ospiteranno il primo e unico Park Yacht Hotel della Malesia. Per offrire un'esperienza memorabile ai visitatori, la torre presenta caratteristiche uniche come The View 118, la piattaforma di osservazione più alta del sud-est asiatico. Il complesso offre circa 8.000 posti auto. Il vincitore indiscusso di questa classifica è ormai da diversi anni il famoso Burj Khalifa, inaugurato nel 2010 e situato negli Emirati Arabi Uniti, a Dubai. Questo incredibile grattacielo svetta a un'altezza pazzesca di 829,80 metri, superando il secondo classificato di ben 150 metri. Dispone di 154 piani, senza contare i 9 piani di servizio, all'interno dell'edificio. La costruzione del Burj Khalifa è stata realizzata nell'arco di 5 anni, dal 2004 al 2009, e presenta uno scheletro composto da cemento armato e acciaio. Il rivestimento è costituito da oltre 26.000 pannelli di vetro e alluminio. Gli interni della Burj Khalifa, che vantano ben 344.000 metri quadri calpestabili, sono stati interamente progettati da Armani e presentano un uso misto commerciale e residenziale. E ora andiamo a vedere ciò che potrebbe diventare il nuovo record mondiale, tornando in Arabia Saudita a Jeddah, con l'omonimo grattacielo, la Jeddah Tower. La costruzione è iniziata nel 2013, ma è stata interrotta nel 2018 a causa di problemi legati alla corruzione. Tuttavia, il 19 settembre 2023 è stato annunciato il ripristino dei lavori. Se e quando sarà completata, la Jeddah Tower supererà i 1 chilometro di altezza e sorpasserà di 180 metri il Burj Khalifa di Dubai. Speriamo che questo viaggio tra i grattacieli più alti al mondo vi abbia affascinato quanto noi siamo stati entusiasti nel portarvi questa incredibile esperienza. Il nostro canale è un viaggio senza fine alla scoperta delle meraviglie e delle curiosità del mondo che ci circonda. Continuate a seguirci per esplorare insieme nuovi orizzonti, perché ogni giorno c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare e da ammirare. Grazie per essere parte di questa incredibile avventura.